Buongiorno amici, benvenuti alla seconda delle video lezioni su Leibniz. Oggi parliamo dell'ars combinatoria. Che cos'è? È una disciplina a base logica molto particolare di cui Leibniz si occupò quando era giovane. L'interesse di Leibniz per l'ars combinatoria ci fa comprendere quanto vasti, anche singolari e a volte modernamente utopistici fossero gli interessi di Leibniz. Era davvero un genio universale con una cultura sterminata. Nessuna disciplina gli era estranea. Questo rende difficile trovare un centro o comunque un motivo unificante del suo pensiero. Da un certo punto di vista la sua personalità era ancora di stampo rinascimentale. Qualcuno ha visto in lui l'anticipatore di Goethe. Molti sostengono che alla base delle dottrine di Leibniz vi sia la metafisica. Altri pensano che sia centrale la logica, anche perché, come oggi vedremo, dalla logica Leibniz ha iniziato. Leibniz vagheggiava di trovare un simbolismo universale, grazie al quale le verità di ragione avrebbero potuto essere ridotte a una specie di calcolo. Leibniz ricerca una lingua o scrittura universale, ma completamente diversa da tutte le lingue che si sono viste fin qui, una lingua in cui i ragionamenti sarebbero ridotti a calcolo e gli unici errori sarebbero gli errori di calcolo. Ricordate che anche Hobbes aveva pensato a qualcosa del genere? Nei suoi ultimi anni Leibniz esprime il rammarico di non aver portato a termine l'opera, che forse in realtà era impossibile da realizzare. Leibniz parla di caratteristica universale. La caratteristica universale che cos'è? Si tratta di un simbolismo universale capace di dare un metodo saldo alla scienza, eliminando le controversie tra i dotti. Leibniz definisce questa lingua universale una lingua veramente esatta, un tipo di scrittura veramente filosofica. Le nozioni dovrebbero essere ricondotte a una sorta di alfabeto dei pensieri. In questo modo tutte le conclusioni finirebbero per derivare necessariamente e razionalmente dalle nozioni date, allo stesso modo in cui avviene con i problemi della matematica. Leibniz non vuole fondare solo una lingua universale, ma anche un calcolo logico. C'è da ricordare che all'epoca molti vagheggiavano la creazione di una lingua universale che sostituisse le lingue nazionali, e non solo per il commercio, ma anche per le relazioni tra scienziati, i dotti dei diversi paesi, i quali si stavano organizzando nella cosiddetta Repubblica delle Lettere. Tentativi di creare una lingua universale erano già stati fatti in Inghilterra da personaggi come Wilkins. Leibniz vorrebbe creare una vera e propria lingua filosofica in cui i rapporti tra le parole o tra i caratteri impiegati esprimano direttamente le relazioni logiche tra i concetti. Leibniz è convinto che il pensiero sia essenzialmente calcolo, quindi tutti i concetti complessi si devono poter semplificare in idee semplici, allo stesso modo in cui in aritmetica un numero più grande può essere scomposto nei suoi fattori primi. Ad esempio, la definizione aristotelica dell'uomo come animale razionale si può rappresentare in forma numerica mediante la moltiplicazione di 2, che significa animale, e 3, 2 per 3, 3 che significa razionale, 2 per 3 è 6, e il 6 rappresenta l'animale razionale. Leibniz non pensa propriamente che la logica sia riducibile a matematica, bensì ritiene che entrambe derivino da una sorgente comune che lui chiama scienza universale. Questa scienza universale comprende tutte le relazioni possibili tra idee e ha il suo modello nella perfezione del pensiero della mente divina. Parlando nelle prossime video lezioni degli aspetti della filosofia di Leibniz, tratteremo naturalmente anche della sua logica matura, ma è importante sapere che la sua logica matura deriva dal suo interesse giovanile per l'ars combinatoria. Nel 1660 Leibniz scrive De arte combinatoria. Leibniz riprende l'argomento dell'ars magna, scritta dal medievale Raimondo Lullo, che recentemente era stata perfezionata da Kircher.
Leibniz ritiene che i concetti siano composti da idee semplici che sono in numero limitato come le lettere dall'alfabeto, o i fattori primi, come abbiamo detto prima in aritmetica, sono in numero limitato e quindi si possono elencare in una tabella. Queste sono solo alcune delle idee primitive di Leibniz, lui le chiama idee primitive. 1 è il punto, 2 è lo spazio, 3 è il situato tra, perché se tu hai 3 vuol dire che c'è uno nel mezzo degli altri due. Il 9 è la parte, il 10 è il tutto e il 14 è il numero. Il 15 infine è la pluralità. Questi sono i termini del primo ordine. Combinandoli a 2 ricaviamo i termini del secondo ordine. Per esempio, un asserto linguistico che considera alcune di queste idee primitive potrebbe essere: la quantità è il numero delle parti, e si può rappresentare utilizzando i numeri, i connettivi grammaticali latini e greci come quantitas est 14 ton 9 parentesi 15. Quantitas est 14 ton 9 parentesi 15, perché la quantità è il numero delle parti e quindi 14 è il numero, 9 è la parte e 15 è la pluralità, e quindi la quantità è 14 ton 9 di 15. Ton che cos'è? Ton è l'articolo greco al genitivo plurale. Ton vuol dire degli, quindi la quantità è 14 dei 9 su 15. Vabbè, più o meno questo è l'esempio che fa Leibniz. Naturalmente si tratta solo di un esempio, la faccenda è molto più complicata. Combinando a sua volta le idee primitive a 3 si ottengono i termini del terzo ordine e così via in un livello sempre crescente di complessità. Facciamo un altro esempio: l'intervallo è lo spazio, 2 spazio, preso in 3, ricordate, è situato tra lo spazio preso in 3, un tutto e il tutto è 10. Questo verrà indicato come intervallum est 2.3.10. Il rapporto tra quantità e concetti avvicina questa teoria ad un calcolo combinatorio, il quale però non si applica solo alla geometria, dalla quale sono tratti gli esempi che abbiamo fatto, che sono gli stessi esempi avanzati da Leibniz. Si applica alle discipline più diverse, all'astronomia, alla logica, alla giurisprudenza, all'acustica, alla chimica e così via. Ma persino gli argomenti più quotidiani e pratici, come ad esempio le differenti disposizioni attorno ad una mensa in relazione al numero dei commensali, degli ospiti, oppure la soluzione degli anagrammi. Particolare interesse riveste l'applicazione dell'ars combinatoria alla logica che Leibniz divide in 2 parti: ars demonstrandi, cioè l'arte della dimostrazione, e ars inveniendi, cioè l'arte dell'invenzione. Il calcolo combinatorio, per esempio, si può applicare al problema del numero dei modi validi teoricamente possibili e del numero dei modi validi del sillogismo. Ricordate il sillogismo categorico aristotelico. Come sapete, se avete studiato la logica aristotelica, i modi del sillogismo si ottengono combinando la qualità affermativa A oppure negativa, quindi 2 tipi di qualità, e la quantità universale oppure particolare, quindi 2 tipi di quantità. Questo lo sapete se avete studiato il sillogismo aristotelico. Stiamo parlando ovviamente dei giudizi o delle proposizioni categoriche. La tradizione individuava 19 modi validi
nel sillogismo, invece Leibniz ne aggiunge altri 5, portando in totale i modi validi a 24, 6 per ciascuna delle 4 figure. Questo risultato viene raggiunto aggiungendo alle quantità ammesse da Aristotele, universale e particolare, anche le quantità del giudizio indefinito I e singolare S, come aveva già fatto il logico svizzero Giovanni Hospinianum nel 1560. Leibniz applica il calcolo combinatorio anche ad un problema di ars inveniendi così espresso: dato un soggetto, trovare tutti i suoi predicati possibili; dato un predicato, trovare tutti i suoi soggetti possibili. Leibniz ritiene che ogni giudizio sia riportabile alla forma predicativa o dichiarativa S è un P, dove S è il soggetto e P è il predicato. S è un P. Aristotele in fondo diceva la stessa cosa. Quindi per risolvere il problema sarà necessario dividere i termini nei suoi fattori primi e poi formare le loro combinazioni per ottenere tutti i predicati possibili. Ad esempio, nel caso che abbiamo fatto prima, quello di intervallo che corrisponde, vi ricordate, a 2, 3 e 10, che cosa si dovrà fare? Bisogna avere come predicati i suoi fattori primi, cioè appunto 2, 3 e 10, e poi bisognerà considerare anche le loro combinazioni, cioè 2.3, 2.10 e 3.10. In generale, se K è il numero dei termini semplici che entrano nella definizione del soggetto, il numero dei suoi predicati, dei suoi predicati possibili, sarà uguale a 2 elevato a K meno 1. In modo analogo si risolve il problema di trovare i soggetti a partire da un predicato dato. Questo metodo combinatorio sarà alla base dei ripetuti tentativi da parte di Leibniz di sviluppare quella lingua veramente universale e quella lingua veramente filosofica di cui abbiamo parlato. Questa lingua presuppone una caratteristica, ossia una teoria generale dei segni, linguistici e non, e delle loro regole di combinazione e trasformazione, ma anche un'enciclopedia, cioè un insieme di nomi semplici da cui partire. Leibniz pensa ad un linguaggio di tipo ideografico in cui i segni e i caratteri rappresentano direttamente le cose o le idee e non le parole. Per ciascuna scienza dovrebbero essere isolate le nozioni semplici che formano i concetti in essa adoperati, così si potrà passare alla traduzione di queste nozioni semplici in caratteri. Operando sui caratteri con il calcolo si otterranno tutte le possibili combinazioni tra i caratteri e tra le idee corrispondenti. In questo modo si dovrebbe arrivare facilmente a un'esposizione rigorosamente logica e deduttiva di qualsiasi disciplina, il che favorirà enormemente il progresso scientifico. Il linguaggio fortemente formalizzato, come quello dell'algebra, fornirà al pensiero un ausilio di tipo meccanico che eviterà gli errori oppure li renderà immediatamente evidenti. Così le dispute tra i dotti avranno fine. Infatti, nel caso di un conflitto tra opinioni, i contendenti potranno utilizzare questo calcolo puramente logico e, traducendo i concetti nel linguaggio della caratteristica, si metteranno insieme dicendo gli uni agli altri: beh, calcoliamo. Leibniz non riuscirà mai a realizzare il suo sogno, non troverà mai i caratteri necessari a realizzare le esigenze del calcolo ed inoltre si scontrerà con il carattere enciclopedico onnicomprensivo del suo progetto. Anche il suo interessamento nello studio delle lingue, anche di una lingua ideografica come il cinese, non lo aiuterà. Ad ogni modo Leibniz continuò a non avere padronanza in alcune lingue importanti come l'inglese o l'italiano. Per quanto riguarda il progetto dell'enciclopedia, Leibniz lo portò avanti per tutta la vita. Il suo sogno era quello ambiziosissimo di unificare tutto il sapere, sfrondando le nozioni inutili e riducendo
ogni disciplina ha i concetti fondamentali sulla base dei quali ricavarne con un procedimento deduttivo ogni possibile conseguenza. Queste idee sono evidentemente utopistiche, tuttavia saranno da stimolo nei confronti del prosieguo delle ricerche logiche. Leibniz è riconosciuto da tutti come l'anticipatore delle ricerche sulla formalizzazione della logica e sull'assiomatizzazione della matematica, condotte queste ricerche ovviamente negli ultimi 2 secoli. Bene, io spero di essere riuscito a dire qualcosa di comprensibile sull'ars combinatoria di Leibniz, che è comunque una materia molto complessa, è una materia di difficile comprensione, forse anche per Leibniz stesso. Ci vediamo la prossima volta e iniziamo a parlare di alcuni aspetti fondamentali della filosofia di Leibniz, cominciando dalle critiche a Cartesio, dalle critiche al meccanicismo. Arrivederci.